Oggi scopriremo insieme la parola prego, che come sai ha moltissimi significati e proprio per questo crea parecchia confusione a chi studia l'italiano. In pochi minuti imparerai come utilizzarla nelle conversazioni della vita quotidiana, proprio come facciamo noi italiani. Che dici? Cominciamo? Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Ma lo sai che più del 65% di chi guarda regolarmente questo canale non è ancora iscritto? Il mio obiettivo è abbassare la percentuale al 50%. Pertanto, se ti piacciono i contenuti che pubblico, ti chiedo il favore di iscriverti. Questo mi aiuterà a continuare a pubblicare contenuti di alta qualità per molto tempo. Grazie mille per il supporto. Prego innanzitutto è usato come risposta quando qualcuno ti ringrazia. Ad esempio, grazie per l'aiuto. Prego. Puoi usare prego anche per invitare qualcuno ad entrare oppure a procedere prima di te. Vediamo. Posso entrare? Prego, entri pure. Prego, passi pure. In negozi o ristoranti spesso si usa prego per offrire aiuto. Prego, come posso aiutarla? Chiaramente questa è una frase formale perché abbiamo aiutarla. E prima di continuare ti ricordo che se vuoi imparare i 100 verbi più utilizzati in italiano e soprattutto se vuoi conoscere la corretta pronuncia, puoi scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link in descrizione oppure puoi accedere direttamente dalla scheda. Prego può anche servire per dare il permesso di fare qualcosa. Posso prendere questo? Prego, fai pure. E a questo punto immagino tu ti stia chiedendo: ma che significa pure? Ebbene, tempo fa ho pubblicato una bella video lezione proprio su questo argomento. Troverai il link qui nella scheda. Usiamo prego anche quando consegniamo qualcosa a qualcuno. Ecco il suo caffè. Prego. Si usa prego anche per invitare qualcuno a sedersi. Prego, accomodati. A proposito, ricorda che accomodati è un verbo coniugato all'imperativo e proprio sull'imperativo ho una bellissima video lezione che è una sorta di quiz, di test. Se lo vuoi vedere troverai il link sempre qui nella scheda. Ricorda che se non capisci quello che ha detto l'altra persona, puoi utilizzare prego proprio per chiedere un chiarimento, per chiedere all'altra persona di ripetere. Come? Prego?
Infine, prego può introdurre un invito formale o anche un annuncio. Attenzione, prego! Quale uso di prego ti è sembrato più sorprendente? Magari ce n'era qualcuno che non conoscevi prima di guardare questo video. Ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti. E a proposito, se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere Cocomero qui sotto. A proposito, ricorda che cocomero è il termine corretto in italiano, ma nel nord Italia, dove vivo io, spesso usiamo il termine anguria per riferirci a questo frutto. Oggi abbiamo visto che prego può essere utilizzato in moltissimi modi e questa è una parola che senti spesso nei negozi. E a proposito, ricorda che se vuoi riuscire a fare spese, cioè a fare shopping in Italia senza problemi, c'è un video molto bello con moltissime frasi utili che potrai utilizzare quando verrai in Italia. Per guardarlo basta cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo sempre qui su Italiano con Eli.